Amiche ed amici, ciao a tutti e ben ritrovati in un nuovissimo appuntamento settimanale. E sì, avete detto proprio bene, ho copiato la borsa a mia mamma. Però adesso vi spiego meglio nel dettaglio. Dunque, tutto questo da cosa è nato? Dal fatto che io circa un mesetto fa, penso di sì, ho realizzato la borsa a secchiello appunto Granny, il cui fondo è un pentagono. Vi ricordate, no? Con il macramè barbante nella variante corallo. Ecco, cosa è successo? Che a mia mamma è piaciuto quel progetto, l'ha trovato semplice, veloce da realizzare, aveva anche lo stesso materiale e cosa ha fatto? Ha seguito il mio tutorial passo passo, ma in parte. Intanto guardo il tutorial e poi faccio di testa mia, come fa sempre, lei è anche molto creativa in questo. E infatti così è successo perché ha realizzato due pentagoni, li ha assemblati, ha fatto anche il giro borsa, anche il manico, tutto all'uncinetto e se non ricordo male ha utilizzato due gomitoli di macramè barbante, quindi 300 grammi. Infatti, come notate, vi sto mettendo anche le foto della sua borsa e ha arricchito e impreziosito il progetto con un fiorellino al centro del pentagono. Insomma, è stata abbastanza brava. Non solo alla fine vedrete la mia versione in cordino, ma state per vedere anche la sua versione in cotone col macramè barbante. Quindi se vi piace quella versione, la state vedendo, potete anche replicarla seguendo poi il mio tutorial passo passo. Sapete, lei mi aveva detto: ma perché non porti questo progetto sul tuo canale? La borsa è molto graziosa, potrebbe piacere. Io inizialmente le avevo detto no, assolutamente no, anche perché qualche tempo fa ho fatto il tutorial con lo stesso fondo, quindi a forma di pentagono, quindi mi scoccia a replicare lo stesso progetto, però poi mi si è accesa la lucina, nel senso che mi sono ricordata che avevo due frange e ho pensato bene di andarle ad applicare tutto questo sempre nella mia testa proprio alla punta del pentagono e infatti così poi è successo. Il progetto si presenta di una semplicità e facilità unica, le principianti possono eseguirlo benissimo. Progetto piuttosto semplice ma nello stesso tempo particolare, ma soprattutto di tendenza perché ci sono le frange e ci sono anche dei manici in bambù, se non erro. Sì, manici in bambù nella confezione da due pezzi da 15 cm, quindi con pochi materiali, una coppia di manici, delle frange da 21 cm, 20 cm circa, in una confezione vi sono ben due pezzi, una rocca di cordino, lo Swan Rowan nella variante oro e uno scampolo. Ho realizzato il progetto che avete visto in anteprima e da cui ho preso ispirazione praticamente da mia mamma e ne sono felice. Il risultato è davvero ottimo, mi piace tanto tanto tanto, l'avete visto anche indossato. Io spero che il progetto piaccia anche a voi. Come sempre vi aspetto giù nei commenti perché voglio sapere cosa ne pensate. Ah, stavo per dimenticare, ogni volta dimentico l'uncinetto di lavoro utilizzato. Ho utilizzato l'uncinetto 3,5 per lavorare questo filo. Sapete, io a volte lavoro questo filo anche col 3 o addirittura col 2,5. Ah, mi è servito anche l'uncinetto numero 2 per andare a fissare le frange sul pannello all'uncinetto. In questo modo mi sono trovata comoda ad entrare e uscire foro per foro. Tutti i materiali che avete visto, che vi ho mostrato, li trovate sullo shop online di Filati 3 Sfere. Tutti gli indirizzi utili, come sempre, ve li lascio sotto il video nel box informazioni. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, importantissimo, per non perdervi le prossime novità, i prossimi progetti borsa e non solo. Seguitemi anche su Facebook, su Instagram per non perdervi l'anteprima di ogni progetto. Mi raccomando, ve lo ricordo sempre. A questo punto possiamo passare al tutorial di oggi, quindi sigla! Facciamo un anello magico, inseriamo l'uncinetto, prendiamo il cordino e blocchiamo con una catenella. All'interno dell'anello magico andiamo a fare il primo gruppo di 3 punti alti. Il primo lo sostituisco con le 2 maglie basse, se preferite fate anche le 3 catenelle, poi aggiungo 2 punti alti. Due catenelle di separazione e ripeto lo stesso procedimento per altre 4 volte.
Così facendo otterremo 5 gruppi di punti alti, quindi un pentagono. Fatte le ultime 2 catenelle finali, chiudiamo l'anello magico e andiamo a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto. Iniziamo il secondo giro, catenella, ritorniamo indietro nelle 2 catenelle di separazione e andiamo a fare il primo punto alto. Anche qui io faccio le 2 maglie basse, ma potete fare anche una maglia bassa e una catenella, oppure direttamente le 3 catenelle, dopodiché ritornate sempre indietro nello stesso spazio e completate il gruppo dei 3 punti alti. Fatto questo, passiamo alle 2 catenelle successive e facciamo stavolta 3 punti alti, due catenelle di separazione e altri 3 punti alti nello stesso spazio. Ripeterò questa sequenza di punti esattamente in ciascun spazio di 2 catenelle. Terminerò questo secondo giro completando il primissimo modulo. Avevamo fatto i 3 punti alti, li rifacciamo. Terminiamo sempre con 2 catenelle e andiamo a chiudere nel primo punto alto con punto bassissimo. Dal terzo giro in poi, oltre a lavorare gli aumenti in ciascun angolo, quindi 3 punti alti, 2 catenelle e 3 punti alti, andremo a lavorare un blocco di 3 punti alti tra un modulo e l'altro, quindi esattamente qui, 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 qui e qui. Facciamo una catenella e ripetiamo quello che abbiamo fatto prima. Quindi ritorno indietro nelle 2 catenelle di separazione e faccio il primo punto alto, aggiungo altri 2 punti alti e anche qui, quando termino questo terzo giro, vado a completare la sequenza dei punti, il primissimo angolo. Fatto questo, passo allo spazio successivo e vado a fare il primo blocco di 3 punti alti. Dopodiché mi ritrovo all'angolo all'aumento e qui faccio l'aumento. Quindi 1, 2, 3, 2 catenelle e altri 3 punti alti. Dobbiamo continuare in questo modo per altri 9 giri, per un totale di 12. Man mano che andiamo avanti con i giri, gli spazi da lavorare aumenteranno. Per adesso ne abbiamo lavorato 1, nel giro successivo lavoreremo 2 spazi, 3 spazi, 4 spazi e così via. In ciascun angolo dobbiamo sempre ripetere l'aumento di 3 punti alti, 2 catenelle e 3 punti alti. Uno schema abbastanza semplice e veloce da realizzare. Ecco qui il discorso che vi dicevo prima. Questo è il primo giro, questo è il secondo e questo è il terzo. Come notate, primo gruppo. Nel quarto giro 2 gruppi di 3, nel quinto giro 1, 2, 3 gruppi, sesto giro 1, 2, 3, 4 gruppi, settimo giro 5 gruppi, ottavo giro 6 gruppi, nono giro 7 gruppi, 8 gruppi, 9 gruppi e ho terminato con il 12° giro con 10 gruppi, tra un angolo, un aumento e l'altro. Come notate ho terminato con il 13° giro e qui ho lavorato semplicemente un punto alto in ciascun punto. Negli angoli ho lavorato 7 punti alti.
quindi l'ho ripetuto per altre 4 volte per un totale di 5 e questo qui sarà il risultato. Ho realizzato un pentagono i cui lati misurano 21 cm e mezzo all'incirca e il pannello misura 30 cm all'incirca, sì, siamo quasi a 30 cm. Ovviamente in altezza misura 32 cm. Sulla parte dove andrà fissato il manico abbiamo 23 cm di larghezza. Una volta fatto il primo pannello ripetiamo lo stesso schema, lo stesso procedimento per realizzarne un secondo. Passiamo all'applicazione delle frange. Una l'ho già applicata semplicemente con uncinetto numero 2 e cordino a punto bassissimo, ma volendo potete anche cucire con ago e filo, insomma come vi trovate meglio. E ho scelto esattamente questi due lati che coincidono con l'avvio e la chiusura del giro. Posiziono la mia frangia esattamente in questo punto e vado a bloccare con una mollettina l'angolo alla mia sinistra. Faccio coincidere l'angolo della frangia con il quarto punto alto dell'angolo. La mia cucitura a punto bassissimo terminerà esattamente qui, proprio come è iniziata da questa parte. Mentre proseguo con la cucitura a punto bassissimo, certamente entrerò in ciascun foro presente sulla frangia e nello stesso tempo entrerò nello spazio tra un punto alto e l'altro, per cui non prendo le asole del punto alto ma entro negli spazi. Perché? Perché le asole mi occorreranno successivamente per andare a cucire i due pannelli o eventualmente un giro borsa. Innanzitutto mi aggancio in questo punto, nello spazio che ho precedentemente bloccato a punto bassissimo con la prima frangia. Dopodiché entro nel primo foro e nello spazio che coincide, nel mio caso qui. Quindi prendo il filo e molto semplicemente vado a cucire a punto bassissimo. Mi trovo molto comoda così, piuttosto che andare a fare questo procedimento con ago e filo. Allungo l'asola, la allargo un po', faccio coincidere l'asola con il foro successivo, entro nello spazio tra un punto alto e l'altro, prendo il filo e chiudo maglia bassissima. E ripeto finché non ho coperto tutti i fori, finché non ho cucito tutta la frangia, esattamente in questo modo. Oppure, anziché staccare il cordino della cucitura della prima frangia, continuate sempre con lo stesso filo, come sto facendo io, e proseguite a maglia bassissima. In questo modo non ci sarà alcun difetto nell'angolo che stiamo ricoprendo. Chiaramente sto facendo questa operazione sulla parte frontale del pannello, quindi sul dritto. Allargo l'asola, entro tra un punto alto e l'altro, prendo il filo e proseguo sempre a maglia bassissima. Fate questa operazione in maniera molto morbida, senza tirare troppo il cordino, altrimenti si arriccia la frangia stessa. Quindi in maniera molto delicata, piano piano, alla fine i fori sono pochi, ci impiegate davvero pochissimo a fare questa operazione. Terminata la cucitura vado a bloccarmi esattamente 1, 2, 3, 4, quindi esattamente in questo spazio, in questo modo. Tiro un po' di cordino senza fare la catenella, lo stacco, sfilo il tutto, mi aiuto con un ago ed entro esattamente nello stesso punto dove sono entrata poco fa, poco prima in realtà, e quindi vado a nascondere, tiro un po', ecco, per rendere il lavoro pulito, vado a bloccare il tutto e disperdo il filo tra le maglie. Questo sarà il risultato sulla parte retro, quindi abbiamo tutte le asoline libere che ci permetteranno di entrare ed uscire per andare a cucire questo pannello all'altro pannello, mentre sulla parte del davanti questo sarà il risultato. Ho preferito anche andare a fare un punto bassissimo in ciascun foro e in ciascun punto, perché si viene a creare questa lunga catenella che non si interrompe mai, soltanto a fine riga, che è molto bella a vedersi. Infatti non andrò a nascondere nulla. Volendo si potevano applicare le frange sul rovescio per non far vedere appunto la parte superiore, ma a me non dispiace affatto perché c'è appunto questo stacco
di colore che dà quel tocco in più al progetto. E voilà, i due pannelli sono anche completi di manici, ma non preoccupatevi perché adesso vi mostro cosa ho fatto. Ho messo il cordino in doppio e ho semplicemente cucito passando 2 volte per gli stessi punti e poi ho proseguito finché non ho fissato per bene il manico. Infatti ve lo mostro che comunque risulta abbastanza resistente e ben fissato. Quindi il pannello frontale a questo punto è completo sia di manico che di frange, mentre il pannello dietro soltanto di manico, ma poco importa. Poi se vi va potete anche acquistare 2 frange in più per un totale di 4 e replicare la stessa operazione anche sulla parte dietro. Una volta fatto questo mancano soltanto 2 passaggi: foderare la borsa e eventualmente irrigidirla, passaggio che io non farò. A me va benissimo questa consistenza perché comunque ho lavorato la borsa in cordino, quindi non è né troppo morbido né troppo rigido. Per me va benissimo per il modello di borsa che sto realizzando. Eventualmente voi volete irrigidire i pannelli, avete 2 alternative, però ve ne consiglio una piuttosto che l'altra, ovvero piuttosto che la rete, visto che il lavoro è leggermente traforato, vi consiglio di utilizzare del feltro. Andate a ritagliare la stessa forma del pentagono realizzato e lo andate a cucire o a fissare con della colla specifica per questi lavori. L'altro passaggio è chiaramente la fodera e il terzo ed ultimo step è la cucitura dei 2 pannelli, ma quello lo facciamo proprio alla fine. Andiamo a foderare la borsa. Ci occorrerà chiaramente dello scampolo che andremo a ritagliare esattamente della stessa forma del nostro pannello all'uncinetto. Ho ritagliato un pentagono, ho tracciato il perimetro del mio pentagono e come notate ho anche qualche centimetro in più. Basterà posizionare questo scampolo che abbiamo ricavato sul pannello all'uncinetto, segnare con degli spilli il margine lasciato in precedenza, prendere ago e filo e andare a cucire direttamente. Oppure anche qui, se vi va, utilizzate della colla per velocizzare il lavoro o per facilitare il lavoro, o perché magari non vi sentite molto sicure in questo passaggio, allora rendete tutto molto più facile con della colla adatta sempre per questo tipo di lavori. Ok, i pannelli come notate sono stati anche foderati, quindi possiamo passare allo step successivo, all'ultimissimo. Andremo a cucire esattamente 4 lati e io, come vi dicevo prima, lo farò sul rovescio, poi capovolgerò il corpo della borsa ed il gioco è fatto. Quindi andrò a mettere i miei pannelli dritto con dritto in questo modo, posizionerò la frangia proprio all'interno, in questo modo potrò andare a prendere le asoline per andare a cucire. Prendo nuovamente il cordino ed un ago e parto esattamente dal quarto punto dell'angolo, 1, 2, 3 e 4, proprio questo, e prendo la maglia retro rispetto a noi, no? Lasciando quella frontale libera. Stessa cosa farò sull'altro pannello. Questa volta prendo quella più esterna, lasciando quella interna libera e inizio a cucire. In questo modo, non appena capovolgo la mia borsa, avrò una certa profondità che non mi dispiace. Quindi rientro almeno altre 2 volte, così blocco bene il tutto. 1 e 2. A fine cucitura bloccherò allo stesso modo. Dopodiché vado a prendere punto con punto. Abbiamo lo stesso numero di punti sia su un pannello che sull'altro, per cui possiamo andare a cucire in maniera davvero spedita. E questo poi sarà il risultato della cucitura. Volendo non ve l'ho detto prima, ma è chiaro che potete applicare una chiusura, un bottone magnetico. Io all'inizio volevo applicarlo, ma sinceramente l'ho dimenticato, però vedendo il progetto finito alla fine non è nemmeno necessario, perché comunque l'apertura della borsa non risulta troppo grande, per cui va bene anche così. Come avete visto, questa cucitura interna mi ha garantito una certa profondità di 1 centimetro, che non mi dispiace, ma vi ricordo che se volete
volete rendere il progetto ancora più spazioso, potete andare a realizzare un giro borsa da cucire sia su un pannello che sull'altro. Come? Innanzitutto stabilite la profondità che volete conferire alla vostra borsa, che può essere 5, 8, 10 cm, per cui avviate un tot catenelle che corrispondono a quei centimetri e poi semplicemente andate a fare delle righe di andata e di ritorno a maglia bassa, a mezzo punto oppure a maglia alta per alzare in fretta il lavoro, giro di rifinitura se vi va ed il gioco è fatto, lo andate a cucire e avete una certa profondità. In questo caso però vi consiglio di avere una seconda rocca, perché a me è avanzato davvero pochissimo filato e secondo me con il filato che mi è avanzato potrei andare a realizzare metà giro borsa, non tutto. In quel caso vi consiglio vivamente di avere almeno 2 rocche di Swan Rowan. Mi piace molto questo dettaglio in basso delle frange e non mi dispiacciono affatto i manici applicati. Adesso vi do anche le misure finali. Allora, la mia borsa misura a partire dagli angoli, chiaramente è larga 33 cm, mentre sulla parte superiore siamo a circa 25 cm per un'altezza da 32 cm. Non male, risulta comunque comoda, capiente, anche questo modello perfetto per quest'estate. E beh, allora che ne pensate? Vi è piaciuto questo progetto? Ho fatto bene a seguire il consiglio di mia mamma? Alla fine, secondo me, è un bellissimo progetto, molto fashion, molto di tendenza, super adatta all'estate. Io come sempre spero che il progetto vi sia piaciuto, non andate via senza aver lasciato un bel pollice all'insù a questo video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, in questo modo non vi perderete i prossimi progetti estivi. Seguitemi sui social per scoprire in anticipo i progetti che poi verranno resi disponibili qui sul canale. Vi ringrazio anche oggi per essere stati in mia compagnia, vi do l'appuntamento alla prossima settimana con un nuovo video tutorial, quindi alla prossima, un bacino a tutti!